Ciao amici, a distanza di 3 mesi di utilizzo abbastanza intenso del Realme GT, torno a parlarvi di questo telefono perché mm, in un video fatto un po' di tempo fa, dove lo mettevo a confronto con il Realme GT Master, vi avevo detto che era superiore come fotocamera in condizioni di luce precaria e anche nei video questa è una resa migliore, però avevo messo a confronto qualcosina scattata con questo e qualche altra foto scattata con il Realme GT Master, però comunque avevo l'apparato fotografico resta, nonostante questo sia meglio del GT Master, resta comunque la cosa più economica, diciamo, di questo telefono. Quindi, per comunque contenere i costi, hanno messo un processore buonissimo, però hanno risparmiato qualcosina sulla fotocamera. Ora, proprio da questa riflessione nasce il video che sto facendo, che sto registrando, perché voglio mostrarvi la resa degli scatti che ho effettuato con questo telefono che ho portato in vacanza e in particolare assodato che le foto con luce del giorno, con una buona illuminazione venivano bene, questo l'abbiamo già visto, in realtà vengono bene sia con questo che col GT Master. Volevo farvi vedere la resa delle foto in condizioni di luce scarsa, comunque di notte o con luce artificiale, perché sono rimasto tanto stupito e quindi mi interrogo, ma vale davvero la pena spendere di più rispetto a quello che è la qualità davvero che mette sul piatto questo telefono? Quindi ho creato un album che ho chiamato Scatti Notturni che vi faccio vedere. Allora, scatti notturni, questa è la galleria di Napoli, tutto buio, con illuminazione artificiale, chiaramente è complicatissima questa foto, guardate. Se vado ad ingrandire, la resa è, secondo me, buona. Di sicuro non è di un telefono che oserei definire, tra virgolette, economico. Perché questo lo portate a casa adesso con 300 euro. Questa resa mi sembra buona. Ma continuiamo. Lungomare, foto difficilissima pure per una reflex, secondo me. Questa è fatta con la grandangolare, secondo me decente, ma è difficile, ribadisco. Questa fatta invece senza grandangolare ha catturato ancora più luce. Guardate che dettaglio delle rocce è riuscito a raccogliere questo telefono in teoria economico. Stessa cosa lungomare, stessa cosa luci complicate perché lampioni vari, punti luce vari ed eventuali. Questa è la resa della foto, sto ingrandendo chiaramente. Si vede addirittura il dettaglio del muro qui, le scalfiture, chiaramente non posso andare troppo, non posso decantare così tanto le caratteristiche perché non sarebbe vero. Guardate qua però questo livello di dettaglio, facendo lo zoom su una foto così difficile, secondo me è stata una cosa grandiosa. Idem con patate, mare, illuminazione scarsissima, guardate. Andiamo avanti, piazza plebiscito, notte, bella anche questa. Quartieri spagnoli, difficilissima anche questa foto, mille mila punti luce, va bene. Non lo so, ma ingrandendo, secondo me la resa è tanta roba. Ma poi, questa foto è ancora più difficile, queste erano tutte colonne fatte di LED, quindi dotate di illuminazione propria, che secondo me offuscano o comunque abbagliano l'obiettivo, che tende quindi a chiudere il fuoco. Guardate, a chiudere l'otturatore per far entrare meno luce. Guardate in realtà come è venuta bene questa foto, ma sono foto che io non ho fatto in modalità pro, ho lasciato fare a lui, quindi in automatico con l'intelligenza artificiale attiva. Cioè c'erano questi ragazzi qui che sono riusciti a venire fuori pure in una notte chiaramente buia con solo illuminazione di queste colonne finte. Continuiamo con un'altra foto difficile perché qui sì c'è una chiesa con tanti punti luce e questo che era proprio un faretto che era fastidiosissimo, ma guardate. Un corso foto fatta di notte con tanti punti luce, con un'illuminazione secondo me difficile, resa buona. Questo era ancora più buio,
Qui infatti si vede che non è riuscita a raccogliere tanti dettagli, soprattutto lì in fondo perché c'era pochissima luce. Se andiamo invece nei punti più vicini dove c'era un po' più di luce, secondo me il dettaglio è venuto bene, di sicuro meglio di quanto mi aspettassi. Questo è proprio un capolavoro. Foto fatta in notturna, il tempio era ben illuminato, ha raccolto benissimo tutta la luce di tutta la scena. Questa è la resa, sembra una cartolina. Idem, stessa posa, ho fatto 2 scatti uguali, ok. Anche questa fatta in notturna con un'illuminazione così così, però questa è la resa. Stesso discorso del tempio fatta da un'altra parte, questa qua però anche in questo caso secondo me questa foto è venuta più che bene, quindi concludo mettendo come sfondo questa che era la più bella, facendo una riflessione, ritorno anzi alla riflessione fatta prima, ma ok, non è una fotocamera tra le migliori, ma a 300 euro mi sembra così schifosa questa fotocamera. Personalmente sono soddisfatto dell'acquisto e a questa cifra lo consiglio. Lo consiglio perché secondo me il Realme GT ha un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo. Aggiungo un'altra riflessione, la batteria dura un po' di meno del Realme GT Master, verissimo, c'è però il caricabatterie che la ricarica in 10 minuti, la fa arrivare al 40% di carica, poco più del 40% di carica in 10 minuti, quindi ritengo non sia un problema. Chiaro, dovete avere una presa a disposizione, se fate un lungo viaggio, non so, di tante ore vi serve il telefono sempre acceso, sì, non è questo il telefono forse migliore, ma alla peggio vi ho portato un power bank e il problema si risolve. Al solito, se avete suggerimenti, dubbi o altro, scrivetemeli nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!